che cos'è? Vedo che hai trovato il mio tesoro. Ma che cos'è questo spettacolo? Dai, mettiamolo su. Oggi siamo qui per celebrare un mito. Il Sony PVM 2130 QM, conosciuto anche col nome di Sony Cube, è uno dei monitor professionali più iconici degli anni 80 e 90. È il sacro graal per molti appassionati di retro gaming e video analogico, grazie anche al suo design industriale unico. Io sono Giovanni E io sono Flavio. e questo è Retro G. Sigla! Dai, adesso mettiamoci comodi. Ma in che senso? Così non ci vediamo. In questo senso. No. Ma questa cosa è fantastica. Ma che scrivania è? Questa è una FlexiSpot E7 Plus. Fantastica. Io ne avevo sentito parlare tantissimo online. È una scrivania elettronica regolabile in altezza e pensata proprio per chi passa tante ore al PC tra lavoro e creazione di contenuti, ma anche retro gaming. Ma fino a ieri non c'era. Ma è stato così semplice montarla? Beh sì, l'ho mandata in circa 30 minuti da solo. Onestamente è stato più semplice del previsto. Addirittura. Le istruzioni sono chiare e ogni pezzo è numerato, quindi molto semplice devo dire. Ma quello che mi sorprende è proprio la solidità, Giovanni, è fantastico. Sì, il telaio in acciaio è spesso, il piano che ho scelto è in bambù. Bella E anche il livello ergonomico, il fatto di poter passare da seduto a in piedi durante la giornata fa la differenza, soprattutto quando stai tante ore a montare video e oppure a fare delle live. È vero, è vero. Inoltre, nella tastiera multifunzione è presente una porta di ricarica USB-C per collegare i vostri dispositivi. Quindi se volete passare una scrivania regolabile in altezza che sia solida, silenziosissima e che abbia tanto spazio sul piano, questa FlexiSpot E7 Plus è forse la soluzione ideale. E trovate il link in descrizione per comprarla in comodità. Ma adesso passiamo al nostro PVM, il mitico cubo, il sacro graal dei retro gamer di tutto il mondo. Questo nello specifico è il 2130 QM, ovvero la versione europea e il fratello maggiore del 2030 che veniva utilizzato nei mercati americani e giapponesi. Che cosa ha di diverso questo rispetto al suo fratello minore? Intanto mantiene tutte le caratteristiche del 2030, quindi è un PVM con risoluzione 600 linee di scansione, a differenza dei PVM successivi che avevano un piccolo altoparlante gracchiante mono. Era predisposto per delle casse stereo da 7 watt ciascuna, quindi ha un amplificatore interno. Incredibile. Ma questo modello in particolare, il 2130, è ricercatissimo perché ha integrata una presa SCART. Invece nel modello originale bisognava utilizzare un convertitore da un connettore proprietario Sony verso una SCART. Il che veramente all'inizio ha creato un po' di difficoltà ai retro gamer e poi sono cominciati ad uscire dei convertitori. Questo modello non ha questo problema perché direttamente esce con una SCART. Ma perché usciva con una SCART? Perché era veramente commercializzato nel mercato europeo. Necessario quindi. Che il mercato europeo, si sa benissimo, era il mercato in cui la SCART era più diffusa. Supporta sia i 50 che i 60 Hz e diciamo che la qualità di questo PVM strizza l'occhio, diciamo, a un TV consumer, perché ha sia le caratteristiche tecniche dei Sony Trinitron di alta fascia, quindi dei PVM, ma ha anche un design molto particolare che, diciamo, strizza l'occhio a un alloggiamento casalingo. Esatto. Diciamo, no? Chi non lo vorrebbe dentro? È bellissimo. Poi questo design a cubo, diciamo, serviva non solo a poterlo impilare in rack dentro gli studi televisivi, Sì, che era, per esempio. diciamo, Il cuore. l'uso più Sì. comune che se ne faceva,
ma poteva anche essere utilizzato per video wall, no? Immagini in un museo dove dovevano proiettare qualcosa di particolare, non esistevano i proiettori grandi, prendevi 10 monitor di questi e facevi una porca figura, perché li mettevi solo, è un cubo perfetto. È vero, è incredibile, bellissimo. Un'altra curiosità, all'epoca questo monitor costava 3 milioni, ma stiamo parlando del 1988. Potere d'acquisto totalmente diverso. Esatto, considerate che non sono 3.000 euro di ora, sono una cifra differente se paragoniamo il potere di acquisto che c'è fra ora e quegli anni lì. Un'altra caratteristica che lo differenzia dagli altri PVM è che, avendo 600 linee di scansione al centro e non le classiche 800, ha un, diciamo, look apprezzatissimo tutt'oggi, perché dà un look un po' più retro. Un'altra caratteristica peculiare di questo monitor e iconica erano proprio i tasti a sfioramento. Non erano proprio soft touch, ma comunque, diciamo, venivano nascosti quando non servivano, e alcuni servivano anche ad indicare il passaggio tra un segnale e l'altro, ad esempio NTSC oppure PAL. Un'altra cosa da considerare è che, essendo un monitor vintage, non abbiamo un menu OSD. Quindi le varie regolazioni dell'ampiezza verticale, orizzontale, le varie regolazioni della geometria vanno fatte aprendo il monitor tramite dei trimmer collocati sulla scheda di deflessione verticale e orizzontale, e quindi è sempre un oggetto che va maneggiato con la giusta sapienza. Io sconsiglio sempre chiunque di voi si voglia approcciare a questo mondo senza avere delle conoscenze di base notevoli, perché aprire un monitor del genere potrebbe costarvi la vita. I volts che girano dentro questo monitor sono altissimi e che potrebbero danneggiare veramente la vostra salute. Detto questo, che era doveroso farlo, questo è e rimane un PVM leggendario con una qualità eccezionale, e è arrivato tutt'oggi a noi come uno di quei monitor che hanno fatto proprio la leggenda dei videogiochi di quegli anni. Ricordo i tornei di Sonic fatti su questo PVM, ricordo molte pubblicità dell'epoca in cui si vedevano nello sfondo questi PVM, ricordo anche film in cui comparivano questi PVM, perché poi era uno di quei PVM che veniva utilizzato anche in altri ambiti, grazie proprio al suo design industriale. Lo vedevi ad esempio in alcuni ospedali, nella hall di alcuni alberghi. Era veramente un oggetto iconico che ha fatto veramente storia negli anni 80 e 90. Per tutti gli anni 90, diciamo, è stato uno dei PVM più visti e più guardati da noi che amavamo questo mondo e che sognavamo un oggetto del genere per poter giocare. Ovviamente all'epoca un oggetto del genere per giocare forse un po' troppo, era un po' troppo, era too much. Ma oggi come oggi sei riuscito a recuperarlo in buone condizioni, e sì, forse è la scelta migliore, e oggi ho voluto portarlo sul canale perché è proprio il mio PVM preferito, nonostante ci siano e abbia io nella mia scuderia alcuni PVM che tecnicamente sono superiori a questo, hanno linee di scansione superiore, hanno altre caratteristiche un pochino più all'avanguardia, ad esempio un menu digitale, ma questo comunque rimane nel mio imprinting personale. Il PVM e comunque il CRT consumer, perché li unisco come due cose, che è entrato nel mio cuore e che amo di più. Con questo video è tutto, speriamo che insomma la disamina di questo PVM abbia fatto voglia di retrogiocare, perché è questo il motivo per cui noi facciamo video, e questo è il motivo per cui vi portiamo questi oggetti sul canale. Oggetti che definire oggetti in realtà è un po' riduttivo, perché sono delle macchine che hanno lavorato tanto, sono delle macchine che hanno dato tanto e che oggi probabilmente avranno bisogno di tanta manutenzione e tanto amore da parte vostra, tante ore spese nel sistemarlo, ma magari come abbiamo fatto noi per esatto. Ma magari siete fortunati e ne trovate uno che è perfettamente funzionante e che vi regalerà tantissime ore di divertimento con i vostri giochi preferiti. Magari è nascosta sotto il letto di vostra suocera. E magari ne ha 4 per alzare, sai, il letto, non usa i piedi, ne usa 4 e
Controllate. Controllate. Mentre controllate e siete felici di farlo, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete nessun video e nessun altro PVM che porteremo sul canale. Esatto. E Hype soprattutto. che Primo commento, scorrete hype, dai hype, oppure c'è di anche il pulsantino. sì, hanno messo Per i più pigri. Sì, per i più pigri, comunque è più intuitivo e magari ci aiuta Esatto, a girare di più su YouTube. Detto questo, vi vogliamo bene e vogliamo che retrogiocate. Ciao!